Immagina di poter ottenere il suono leggendario del King of Tone senza dover aspettare anni in lista di attesa e soprattutto senza spendere una fortuna. Sembra impossibile, vero? È quello che ho pensato io finché non ho provato questo pedale. Oggi dimostrerò perché il Carbon X di Brown Amplification rappresenta una soluzione eccezionale per chi vuole combinare due overdrive di alta qualità in un unico pedale, risparmiando quindi spazio sulla pedaliera e trasformando il tuo suono dal blues più pulito fino all'overdrive più corposo. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ti faccio una domanda. Hai mai sognato di suonare con il suono caldo e espressivo di John Mayer o con quel suono blues inconfondibile di Eric Clapton? Si dice Clapton. Probabilmente sì, poi hai dato un'occhiata ai prezzi dei loro pedali preferiti e hai subito abbandonato l'idea, senza sottovalutare che il suono è nelle mani. La realtà del mondo dei pedali boutique è spesso scoraggiante. Il leggendario King of Tone di Analog Man, diventato quasi mitologico tra i chitarristi, è l'esempio perfetto di questo problema. Sul mercato dell'usato raggiunge facilmente gli 800-900 euro, con prezzi che superano anche i 1000-1100 euro. Certo, se vuoi risparmiare ovviamente puoi acquistarne uno nuovo direttamente dal produttore, neanche costa tanto, circa sui 400 euro. Preparati però a metterti in lista di attesa. 4 anni. Ma se esistesse un'alternativa che offra la stessa qualità sonora di un autentico blues breaker senza però questi ostacoli, continuate a seguirmi perché c'è una soluzione che potrebbe sorprendervi. Infatti i pedali basati sul circuito blues breaker sono diventati veri e propri oggetti di culto. La domanda infatti è schizzata alle stelle mentre l'offerta rimane limitata, creando quindi un mercato dove i prezzi continuano a salire vertiginosamente e la disponibilità diminuisce in modo inversamente proporzionale. È la classica tempesta perfetta dell'economia. Alta richiesta, bassa disponibilità e prezzi folli. Per chi sta iniziando a suonare o semplicemente non può permettersi di spendere l'equivalente di un buon amplificatore per un singolo pedale, questa situazione è particolarmente frustrante. Di fronte a questa barriera, molti musicisti si rivolgono a dei cloni più economici, sperando quindi di catturare almeno una parte di quella magia sonora. Ma ecco un'altra delusione: questi cloni spesso mancano di quel carattere unico che rende speciale il circuito originale. C'è qualcosa nell'interazione tra quel circuito e la chitarra che è incredibilmente difficile da replicare. E questo porta a un altro circolo vizioso: scegli un clone economico, lo provi, rimani deluso, lo rivendi a metà del prezzo, risparmi ancora per comprarne un altro leggermente migliore e il ciclo ricomincia. Alla fine potresti aver speso l'equivalente di un pedale boutique originale senza mai ottenere però il suono che cercavi. Ed è qui ragazzi che entra in gioco il Carbon X di Brown Amplification. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete due overdrive e metteteli in cascata sul pulsante mi piace, è doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale mai. Questo pedale infatti rappresenta una soluzione che rompe finalmente quel ciclo di frustrazione e spesa continua. Un pedale infatti progettato con cura che offre una risposta alle esigenze di chi cerca quel suono iconico senza compromettere la qualità o svuotare il portafoglio, portando quindi il tuo suono a livelli superiori. La magia del Carbon X di Brown Amplification non è semplicemente nella sua qualità sonora, ma nella sua doppia anima. Non sono due overdrive identici, ma è come avere due pedali complementari in un unico chassis, pronto quindi a lavorare insieme o, se vogliamo, separatamente per creare quindi una tavolozza sonora che pochissimi pedali sul mercato
possono offrire. Immagina di avere in mano il pennello, la tua tavolozza di colori, e ogni lato del Carbon X ti offre dei colori e delle diverse sfumature per dipingere il tuo suono. Tra l'altro, ragazzi, questo pedale è nato dalla collaborazione con David Ryan Harris, che è il chitarrista di John Mayer, che cercava di condensare due circuiti Carbon in un unico dispositivo. I progettisti hanno superato questa richiesta creando quindi due voci complementari ma distintive, e questo per differenziarsi anche da molti pedali dual overdrive che spesso duplicano lo stesso circuito. Ragazzi, ma voi preferite più uno o due overdrive? Fatemelo sapere con un commento scrivendo uno o due, tanto non lo leggerò. Il lato sinistro include il circuito del Carbon V2, fedele quindi al classico suono Blues Breaker, con l'aggiunta però cruciale secondo me di un selettore a 3 posizioni per il taglio delle alte frequenze. Mentre il lato sinistro è pensato per chi cerca la precisione, il lato destro ci dà un timbro, se vogliamo, più grezzo. Questo circuito offre un suono più diretto, più incisivo, con meno compressione e più mordente, quindi perfetto quando vuoi tagliare, bucare il mix o aggiungere un carattere più aggressivo al tuo assolo. I due lati sono stati poi calibrati con attenzione, il destro ha un livello di uscita inferiore ma più drive, rendendolo ideale quindi per spingere il lato sinistra in cascata. Vi faccio notare che da febbraio 2025 l'etichetta per il lato destro, invece di essere identica, quindi level gain, adesso ha la dicitura drive al posto di gain. Questo per far meno confusione tra la qualità del pedale del lato destro e di quello sinistro. Durante le sessioni di registrazione potresti preferire il lato sinistro per parti ritmiche, diciamo, ben definite, passando poi al lato destro per assoli più espressivi. Sul lato destro sono interattivi, offrendo quindi delle sfumature sonore uniche che sarebbero impossibili con controlli completamente indipendenti. Nell'esperienza pratica questo si traduce nel passare da un boost cristallino a un overdrive corposo fino a un suono ricco di armoniche e di sustain con un semplice tocco del piano. Ciò che abbiamo visto finora è solo la punta dell'iceberg? La vera rivoluzione del Carbon X si svela quando impari a sfruttare l'interazione tra i suoi due lati, creando quindi delle combinazioni sonore che normalmente richiederebbero una catena di pedali perfettamente bilanciata e molto costosa. Quei chitarristi che riescono a creare dei passaggi sonori tridimensionali stanno semplicemente sfruttando al massimo l'arte dello stacking dei pedali, ossia dell'impilare i pedali uno dopo l'altro. Dietro quei suoni complessi e stratificati dei tuoi artisti preferiti
preferiti si nasconde infatti una conoscenza profonda di come diversi stati di gain interagiscono tra loro. I suoni leggendari sono infatti il risultato di un'attenta combinazione di circuiti che sono diversi tra loro e che lavorano in armonia. Se cerchi però di combinare due pedali overdrive qualsiasi, spesso senti una perdita di definizione nelle basse frequenze, un muro confuso di medie, oppure ci sono dei picchi stridenti nelle alte frequenze. E questo principalmente perché i circuiti non sono stati progettati per lavorare insieme. Se poi non sapete come usare un overdrive o tantomeno come metterli in cascata, fate un investimento su voi stessi e andate a studiare il mio corso Suoni Effetti, dove imparerete a gestire 17 effetti più utilizzati dai chitarristi e a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Quindi mentre altri pedali rischiano di creare solo caos, il Carbon X riesce a far dialogare perfettamente i due circuiti e risolve brillantemente i problemi di compatibilità grazie proprio a una progettazione che considera lo stacking come la caratteristica fondamentale. Quando attivi infatti entrambi i lati, il segnale segue un percorso ottimizzato passando prima attraverso il lato destro e poi al sinistro, esattamente come avverrebbe posizionando i due pedali separati in pedaliera. Delle alte frequenze sul lato sinistro diventa quindi cruciale quando combini i due circuiti. Questo controllo infatti a 3 posizioni ti permette di modellare con precisione il carattere finale del tuo suono. Nella prima posizione mantiene intatta la brillantezza, perfetta quindi per un assolo tagliente. La seconda offre un taglio sottile, ideale quindi per dei riff incisivi, mentre la terza fornisce un'attenuazione più marcata, creando un suono quindi più vellutato. Il vero segreto sta nell'interazione. Il lato destro, con il suo carattere diretto, alimenta il circuito sinistro più raffinato, generando quindi un suono che mantiene definizione e dinamica, ma con una densità armonica impossibile da ottenere con un singolo stadio di gain. Ragazzi, è come avere l'aggressività di un amplificatore spinto, ma con il controllo di un sistema a stadi multipli. Tecnici, il Carbon X nasconde anche una funzionalità avanzata, un dip switch interno che permette di separare completamente i due circuiti per utilizzarli in loop indipendenti. Con uno switcher puoi posizionare il lato sinistro, ad esempio, prima di un delay analogico per atmosfere ambient, e il lato destro dopo il delay spinge le ripetizioni in un territorio molto selvaggio. Tutto questo quindi con un singolo pedale e utilizzando dei cavi TRS per le connessioni. Le possibilità creative diventano praticamente infinite, trasformando il Carbon X da semplice pedale a strumento avanzato. Carbon X al momento potete acquistarlo dal sito di Brown Amplification al costo di 339 euro. Se cercate un dual overdrive, per me rappresenta un investimento eccezionale, e se non volete spendere 1000 euro per un King of Tone o attendere 4 anni per averne uno nuovo, fateci un pensierino. La collaborazione poi tra Harris e Brown ha creato un pedale di qualità professionale senza compromessi, risolvendo tutti quei problemi di suono che abbiamo visto. E se vuoi vedere un pedale incredibile, clicca il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!